L'open source intelligence servirà davvero a tante cose, ma ci sarà pure qualcosa alla quale proprio non serve. Questo è l'argomento di oggi e per certi versi è un argomento ancora più complicato e spinoso di quello del precedente video dal titolo A cosa serve l'OSINT? Proviamo perciò ad approcciare alla cosa in modo sistematico. Prendiamo un oggetto, un artefatto, un dispositivo qualsiasi che conosciamo bene e chiediamoci a cosa sicuramente non serve. Un coltello non serve per sorbire il brodo, così come un cucchiaio non serve a gustare una bistecca. Entrambi però possono essere in qualche modo proceduralmente adattati per assaggiare, ad esempio, il gorgonzola. Diciamo perciò che ogni dispositivo ha un proprio perimetro di impiego utile, ovvero lo scopo preciso per il quale è stato pensato, progettato e infine realizzato. Ai margini di questo perimetro di massima utilità, diciamo di massima funzionalità, c'è un intorno di funzioni, di applicazioni, di usi ai quali il dispositivo può essere adattato. Però attenzione, non adattato in termini costruttivi o progettuali, ma adattato in senso procedurale, nel senso che, ferma restando l'ontologia del dispositivo, possono essere previste delle specifiche prassi o azioni o comportamenti che forzano l'impiego di quel determinato dispositivo in ambiti che non sono precisamente i propri. Questo perimetro è tanto ampio quanto è ampia la predisposizione dell'agente a implementare queste particolari prassi. E l'ampiezza di questa adattabilità procedurale è limitata soltanto dall'architettura strutturale del dispositivo da un lato e dall'altro lato dall'ambiente che lo ospita. Questo vuol dire che sì, alla peggio, può anche essere possibile mangiare il gorgonzola con un martello, ma non c'è davvero verso di usare il martello per bere un tè o un'aranciata. Fatte queste considerazioni, la conclusione logica è che deve esistere un modo per elencare quelle proprietà di un dispositivo che ne escludono sicuramente l'utilizzo in certe applicazioni, per certi scopi, ovvero per certe utilità. Un martello ancora ragionevolmente non servirà mai a svitare una vite. Non servirà perché la relazione che lega la forma del battente a quella della testa del chiodo non è dello stesso tipo di quella che lega il taglio del cacciavite alla testa della vite. Abbiamo parlato di adattamento procedurale e in tema di procedure e tipologie di procedure non possiamo non notare che il martello non potrà servirci per svitare una vite. Ma magari, diciamo così, per metterla in sede sì, nel senso che se dobbiamo inserire una vite in un legno sufficientemente tenero, potrebbe essere sufficiente allo scopo una martellata ben assestata. Certo la cosa è assai poco ortodossa, però può funzionare. Chiaramente già pensare di fare la stessa cosa con il cemento armato al posto del legno è da folli. Ecco, in questo caso, se il martello e la vite sono il dispositivo, il cemento armato rappresenta l'ambiente. Possiamo agire su uno, sull'altro o su entrambi, se e quando è possibile farlo. Ma appunto non è affatto detto che sia sempre possibile. Come si può facilmente osservare, già nel caso degli oggetti in generale o dei dispositivi tutto sommato semplici come viti, martelli, cacciaviti, le variabili in gioco sono davvero già tante. Trasportare questo ragionamento sulle funzioni, quindi sugli scopi di una disciplina, è cosa ancora più complicata. Dunque a questo punto, se mi passate la battuta, la domanda è: che tipo di viti ha vita l'OSINT?
O ancora meglio nel nostro caso, che tipo di chiodi OSINT in quanto disciplina non può battere? Richiamando un mio video di qualche tempo fa, credo si possa rispondere a questa domanda soltanto ragionando in termini di habitat, ovvero quali sono gli habitat che la disciplina OSINT sicuramente sopporta peggio? La risposta è semplice e immediata, anche se niente affatto banale, ed è: OSINT non sopporta gli habitat che sono caratterizzati da un significativo tasso di ingerenza da parte dei sistemi e dei dispositivi di classifica, ovvero quegli habitat in cui le fonti sono diffusamente private della loro originarietà in termini di accessibilità e disponibilità. Attenzione però, non è necessariamente una questione di segreti, nel senso che può darsi anche l'ipotesi di un habitat chiuso, cioè segretato verso l'esterno, che però internamente si comporta per tutti gli agenti che ne fanno parte come un sistema aperto. Ebbene, in quel caso si può dire che l'OSINT serva, ma soltanto limitatamente a quei percorsi che sono ipotizzabili all'interno del perimetro disegnato da quello specifico network in quello specifico habitat. In altre parole, lo si è ripetuto spessissimo negli anni, laddove un agente detenesse diritti di piena accessibilità a un determinato network o habitat, ebbene per quell'agente le fonti presenti in quel network si possono considerare alla stregua di fonti aperte. Attenzione però, alla stregua di fonti aperte e non fonti aperte nel senso originario del termine. So perfettamente che rasenta il banale sostenere che per chiunque possa accedere a una fonte, quella fonte è una fonte aperta. Però questo ragionamento, fondato sul concetto di relatività della openness di fonti e network di fonti, ci è utilissimo per riflettere su aspetti molto interessanti, dei quali uno è il più interessante di tutti, ovvero il linguaggio. Il linguaggio, infatti, o per meglio dire la lingua, può per certi versi essere considerato come un dispositivo di classifica. Un dispositivo di classifica, se vogliamo, quasi naturale, dato che naturalmente verbalizziamo i concetti attraverso il linguaggio. Quanti di noi, in particolar modo nei primi anni di scuola, hanno usato il linguaggio dei segni o altri linguaggi magari completamente inventati per oscurare agli altri una comunicazione con il nostro compagno di banco? E quanti di noi sarebbero tentati di considerare classificata una fonte georeferenziata in Giappone soltanto perché i documenti e le narrazioni che produce sono scritti attraverso segni grafici che al posto di rappresentare un valore fonologico rappresentano invece una intera idea. Se conoscessimo perfettamente la lingua giapponese, chiaramente non saremmo affatto portati a considerare i documenti scritti in giapponese come non accessibili, ancorché pienamente disponibili. Dunque, ecco un altro osservabile che ci permette di discriminare gli habitat che OSINT proprio non riesce a digerire, ovvero gli habitat per i quali non possediamo o non riusciamo a ottenere una sufficiente competenza linguistica. Dunque, là dove l'habitat è disponibile ma non accessibile per via di complicazioni di tipo linguistico, l'OSINT, ahimè, proprio non serve. Ma la cosa si può estendere anche ad altri livelli competenziali. Ipotizziamo che io, come individuo, decida di assistere al più importante convegno mondiale di fisica quantistica. Ebbene, in quel contesto è possibile anche che io riesca ad afferrare tutta la completa sequenza dei termini che vengono pronunciati, magari in lingua inglese, durante il convegno. Ma sfortunatamente, non avendo io alcuna competenza in quel dominio specifico, anzi, non avendo io una profonda competenza disciplinare in quel dominio specifico, quella sequenza di termini in inglese sarà per me priva di qualsiasi significato, al punto tale che se il convegno si fosse tenuto in Giappone e in lingua giapponese sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Dunque, dove l'habitat è disponibile,
accessibile in termini sintattici, ma non accessibile in termini semantici, anche lì l'OSINT non serve a un bel niente. E questo è il motivo principale per il quale da decenni insisto, anche con una certa veemenza, nel dire che no, non esiste in nessun caso la figura dell'esperto OSINT generalista o tuttologo. L'esperto che di volta in volta spaccia una presunta competenza alternandosi tra strategie militari e politiche economiche, tra epidemiologia e politiche per la prevenzione al contrasto dei fattori di rischio, tra cyber intelligence e intelligenza artificiale, tra riscaldamento globale e nanotecnologie e chi più ne ha più ne metta. Questo per dire, una volta di più, che le competenze, le capacità, le abilità nella scoperta, nell'accesso, nella validazione, nella interrogazione, nella costruzione di fonti e network di fonti, in altre parole le abilità OSINT, non ci autorizzano in nessun modo a impersonare expertise che sono invece proprie di altri esperti di dominio. E questo anche per ripetere che in ragione di ciò non sono le competenze specialistiche di dominio che vanno montate sulle competenze dell'esperto OSINT, ma invece sono le competenze di OSINT che vanno montate di volta in volta su quelle dei veri esperti dei domini specifici. Questo è un impegno disciplinare ed etico che deve essere alle fondamenta di una disciplina OSINT veramente moderna e che voglia definirsi realmente tale, per una OSINT che possa intendersi veramente utile alle discipline, o meglio al network delle discipline. In conclusione, per rispondere alla domanda iniziale, OSINT non serve in tutti quei casi in cui si finisce per forzare, per prescindere o per fraintendere, più o meno consapevolmente, più o meno volontariamente, quelli che sono i fondamenti teorici che costituiscono la disciplina. Ed è proprio questa la ragione che giustifica lo sforzo verso l'esplicitazione del costrutto disciplinare e il suo rafforzamento formale e di questi fondamenti. Siamo arrivati al termine anche di questo video. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Come al solito vi invito, se vi fa piacere, a mettere un like al video e nel darvi appuntamento ai prossimi video vi ricordo di iscrivervi ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera per sostenere questo progetto sulla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte e per restare informati su tutte le prossime novità. A presto.